Mi chiamo Alice, ho 36 anni, vivo a Palermo e sono di Palermo. Faccio la stilista da quando ho 20 anni. Ho studiato per fare questo a Firenze nel 2000. Al Polimodo di Firenze mi sono trasferita per questo triennio, diciamo, in moda e maglieria, e dopodiché ho lavorato lì per un paio di anni. Dopo un paio di anni ho deciso di trasferirmi a Copenaghen, e lì ho capito che esistevano molte realtà imprenditoriali piccoline in cui c'erano veramente delle persone che avevano la produzione all'interno dei negozi, quindi il laboratorio era un tutt'uno col negozio. Diciamo, da lì ho iniziato a sviluppare questa idea di fare questo atelier, laboratorio, negozio che oggi di fatto ho. Dopo un paio di anni lì, comunque, diciamo, non lavorando più come stilista, non avendo questa possibilità, perché appunto le realtà imprenditoriali sono molto piccole, quelle grosse sono, diciamo, dislocate in posti nascosti e poco, diciamo, vissuti. Ho deciso di iniziare a fare una mia piccola linea, prima partendo dai capi che facevo per me, e poi li ho iniziati a produrre per alcuni negozi di Firenze. Per produrre sono tornata in Sicilia perché per una questione proprio di facilità nel movimento, nel linguaggio tecnico, e comunque è più facile ovviamente nella propria lingua. E qui ho iniziato a fare questa prima linea che si chiama Mizzica, quindi proprio molto siciliana ovviamente. Mentre anche ero a Copenaghen, diciamo, ho avuto, no, questo desiderio di comunque eh, fare in qualche modo, diciamo, esaltare comunque il posto da dove venivo, no? Cioè mi sono parsi più chiari i contorni da lontano, no? E quindi ho creato Mizzica, ho creato tutta una serie di grafiche che facevo sulle t-shirt, legate ovviamente al mondo, diciamo, alla Sicilia. Ironizzavano su una serie di, un po' come adesso ce ne sono tante, ma insomma ironizzavano su una serie di stereotipi, eccetera, eccetera. Ehm, Dopodiché, nel 2007 ho deciso di aprire il mio primo negozio che si chiama Mizzica Lab Store, ed era sempre nel centro storico di Palermo. Mm, Mi sono trasferita poi in via Macqueda per cercare anche, no, un posto più centrale. E dopo un paio di anni che comunque lavoravo qua come sartoria e come negozio, ho deciso di trasformare completamente il concetto che io avevo venduto fino a quel momento di prêt-à-porter, giovane, spiritoso, e buttarmi su un target molto più alto, perché comunque l'artigianato ha dei costi abbastanza alti e quindi io ho bisogno di vendere un prodotto di estrema qualità a un prezzo anche un pochettino, un bel po' più alto. Quindi abbiamo creato questo terzo marchio che si chiama Sartoria Macheda, che si rivolge sicuramente a un pubblico più adulto, già il nome insomma si intuisce. Però è sempre comunque attenta all'ambiente, ovviamente a chilometro zero, usa tessuti naturali, cotoni organici, sete. Ehm, Sartoria Macheda mi dà la possibilità intanto di, cioè, cresce con me. Cioè, Mizzica l'ho fatto a 25 anni, ora ho 36, quindi cioè, proprio mi accompagna un po', no, nel modo di essere. E poi mi dà la possibilità di poter dedicare tutto il tempo che richiede un bel capo, no? Non avere la fretta di produrre perché devi rientrare in quei standard, no? Io posso sperimentare, mi posso prendere tutto il tempo che desidero per poter fare il capo perfetto per come lo desidero. Ehm, Lavoro molto bene con i turisti che apprezzano molto i capi artigianali, le piccole produzioni, l'attenzione che noi dedichiamo ai particolari.
amano l'idea di poterlo personalizzare, noi poi li spediamo in tutta Europa, ma anche ci è capitato di spedire anche al di là dell'Europa. Ehm, Lavoro anche, o lavoravo prima ovviamente avevo più tempo, ma lavoravo anche come consulente aziendale. Di fatto l'azienda si chiama Biplan, e quindi l'idea era quella di supportare le aziende a cui mancava proprio un ufficio stile. O comunque a volte le aziende magari hanno degli stilisti interni e poi per alcune collezioni, per rinnovarsi, prendono degli stilisti esterni per fare micro collezioni. Lavoravo molto come consulenza a Firenze, da qua sempre. A un certo punto mi sono. Di fatto poi noi abbiamo internet, per cui diciamo, abbiamo avuto questa fortuna dal 2000 a oggi si è sviluppato in maniera enorme, per cui non è che c'è più questo problema di poter, almeno in questo campo ovviamente, si può lavorare da qui anche in un altro modo. Io ho lavorato come consulenza aziendale con conferenze su Skype, anche tipo a Singapore, con clienti che io non ho mai conosciuto, per cui ho disegnato delle collezioni e io ho venduto le collezioni. Ci sono un sacco di siti che, che offrono questo, che mettono in contatto i professionisti. Il mio laboratorio si articola diciamo in vari modi, no? Dalla progettazione ai corsi che faccio privati di cucito, individuali, di gruppo, diciamo, al su misura, alle rimesse a modello, che sarebbero anche piccole riparazioni. Noi ci siamo aperti negli anni un po' a tutto quello che riguarda la sartoria a 360 gradi. Inizialmente io facevo soltanto i miei abiti e nient'altro. Al limite li potevo fare su misura o cambiando il tessuto, questo era tutto quello che offrivo. Invece negli anni ho capito che alla gente piace anche creare e quindi creiamo un abito insieme, no? La persona viene con una sua idea, vuole essere consigliata e quindi c'è questo scambio e alla fine si crea una cosa nuova insieme. Non tutti hanno ovviamente questo desiderio, molti invece gli piace vedere un capo e lo vogliono, anzi hanno bisogno di vederlo perché non riescono a fare questo sforzo di fantasia, per cui noi ovviamente offriamo la possibilità di vederlo e quindi farselo confezionare su misura o di farlo. Le riparazioni è più un servizio che io faccio poi ai clienti. Mm, di fatto cioè, io amo proprio il riciclo, il riuso, quindi insomma riparare un capo per me è assolutamente ecosostenibile e quindi va fatto, c'è troppo consumo di abiti, sono troppi vestiti nel mondo, e non c'è bisogno di tutti questi vestiti nel mondo. Bisognerebbe veramente fare un passo indietro secondo me nella produzione di abbigliamento e produrre meno cose con più qualità. Di fatto io lo credo e non potrei fare diversamente. In questi anni 1 milione di volte avrei potuto produrre in Cina o rivolgermi al mercato dell'est per la produzione, ma con cifre irrisorie si può produrre ormai. Di fatto non mi va, non mi sento a posto con me stessa, preferisco farlo così. Poi a me piace, mi piace fare proprio. Ho scoperto questo mentre io ho iniziato perché mi piaceva disegnare e quindi poi siccome sono anche una persona abbastanza concreta, disegnare mi sembrava un buon canale la moda per poter esprimere la mia creatività. E poi negli anni invece ho scoperto che mi piace proprio fare, anche più di disegnare no, però mi piace fare, a volte facendo mi viene in mente, no? Essendo a contatto con le cose, con i tessuti, io di fatto ormai il mio rapporto alla creazione è questo, io prima scelgo i tessuti e poi il tessuto mi fa pensare a qualcosa, no? E dopodiché inizio a disegnare. Parto sempre dal tessuto, non disegno, cioè l'ispirazione non mi viene da altro, ecco, ma io vedo magari, siccome insegno
in varie scuole regionali. Vedo un po' che i ragazzi hanno questo approccio alla creatività che è un po' campato in aria. Di fatto poi non c'è un contatto magari a volte con la realtà. E anche se chiedi, no, ma cosa hai preso, spunto, no? Magari a volte un po' non lo sanno, infatti diciamo sviluppare un concetto di collezione magari non è facilissimo, non è immediato, no? A volte l'ho notato in molti ragazzi, però per fortuna diciamo uno, no, dà degli input e poi loro, no, rielaborano, ricreano, eccetera, eccetera. Inoltre qua in laboratorio noi ospitiamo un sacco di tirocinanti, che è una cosa, anche uno scambio molto bello, perché comunque intanto uno così insomma ha un contatto anche con le giovani generazioni, che è importantissimo. Eh, Gli insegniamo a riciclare, li mettiamo subito a contatto col tessuto, con la macchina, per non stressarli su sete pregiatissime. Gli diamo tutti i pezzi di scarto e creiamo, no? Facciamo un sacco di oggetti, accessori con le borse,